Buongiorno amici del canale, sono anni che cerco un mobile tipo questo. Questa è la classica cassettiera da tipografo che si utilizzava quando veniva ancora appunto stampato in tipografia il giornale piuttosto che le pubblicità, le réclame, e venivano conservati nei suoi cassetti, che sono tutti divisi in piccoli quadrettini, rettangoli differenti, i vari supporti dove c'erano lettere, punteggiature e altro. Quindi è un mobile che ha tanti anni. Questo nello specifico l'ho recuperato in una fabbrica e veniva venduto insieme a molti altri pezzi. Adesso purtroppo non ce n'è più e ne ho tenuto uno per me perché avrei tanto piacere di farlo diventare un mobile portagioielli. La bigiotteria, ovviamente, dove si mettono magari gli orecchini, i braccialetti. Vedete un po', guardate qui. È bellissimo perché ha tante piccole scanalature, tutte differenti. È anche vero che è tanto rovinato, tanto usurato, proprio perché era in una fabbrica e quindi devo pulirlo bene, devo carteggiarlo in tantissimi punti, ripulirlo anche dall'utilizzo interno, perché qua c'è tutta una patina nera che si è depositata nel tempo. Di lavoro da fare ce n'è, guardate quanti cassetti ha. Quindi partiamo, però oggi per me è quasi un sogno, quindi lavorerò sognando a occhi aperti. Sfrutterò gli strati di vernice sottostanti e le sue forme per ottenere una finitura cippi molto anticata. Un pezzo del genere non si può pensare di farlo tornare nuovo con linee perfette e lisce, non avrebbe senso. Se volete una cosa perfetta e liscia, bianca, oppure senza bolli, senza ammaccature, comprate un qualcosa di nuovo, perché il bello di questa cassettiera è proprio il segno di usura del tempo e le ammaccature. Devo però, anche se ovviamente conservo le maniglie, conservo le placchettine portanome, togliere questi. Mi spiace perché la scrittura con cui sono stati fatti è comunque vintage, mi piacciono tantissimo, però non posso colorare con questa plastificatura e la carta sotto attaccata. Quindi cercherò di fare attenzione di non rovinare la carta, ma dovrò sportarli con una palettina. Mi piacciono molto, quindi vorrei comunque cercare di salvarli e usarli per altro. I numerini soprattutto mi piacciono tantissimo, mi piace molto la sua grafica. Staranno sicuramente meglio su un mobile molto più industriale. Io e Franca abbiamo tagliato questi piccoli quadrettini per usarli come gambine, però così sono un po' troppo spigolosi, quindi ne approfitto, mentre ho la levigatrice qua, arrotondo leggermente i bordini, li rendo un pochettino più lisci. Prima di tutto però con la levigatrice voglio carteggiare le parti centrali, perché questo è proprio sporco e non viene via con aba. Quindi liscio le parti superiori, i laterali, già che ci sono una lisciatina, e anche il frontalino, la parte superiore del frontalino, non frontale. Questo perché almeno una superficie più pura. Ho la mia levigatrice collegata con l'aspirapolvere e non faccio polvere. Prima di metterlo in casa dovrà essere pulito, sanificato, colorato, tutto il resto, però bisogna partire anche da una base per far sì che la pittura aggrappi. Quindi si lava bene tutta la superficie con aba, acqua calda, bicarbonato e ammoniaca che ho già messo nel secchiello. Spugnettina abrasiva, quindi la spugnettina che gratta, quella dei piatti per capirci,
con questa bella mistura e si purifica tutta la superficie. E mai in mano anche una spugnettina, una spazzolina, sì, per andare in profondità dove serve. Laviamo tutto. Io e Frank abbiamo deciso di aggiungere questi 4 cubotti sotto come piede perché la rialzano leggermente. Sono questi 2 centimetri che bastano già per dare un altro slancio. Vi assicuro che dopo sarà molto carina, quindi non guardate la differenza legnosa, la differenza di colore, l'abbiamo lavata veramente bene, messa anche proprio sulla sua schiena per lavarla bene sotto e internamente. Io devo sfruttare al massimo la base materica rovinata, usurata di questa cassettiera, un po' perché è il bello. Il bello di questa cassettiera sono proprio i suoi anni, le ammaccature, le graffiature, tutto. Quindi ho deciso di fare 2 passaggi. Prima userò un colore più chiaro, userò il Rocher, che è un nocciola molto bello, molto pieno, e aggiungerò dentro la ciotola dove lo metto un po' di polvere Magic Star, che è la mia polvere materica. Questo perché? Perché la base, in moltissimi punti, è proprio usurata e materica. E non voglio che faccia contrasto con la pittura troppo liscia. Quindi stenderò la pittura bene, utilizzando una stesura un po' materica grazie al pennello King, che è un pennello molto grosso e che crea proprio, volendo con la polvere materica, una pennellata molto grossa, e andrò ad enfatizzare i difetti sottostanti, quindi non li copro, ma li enfatizzo. Ho girato bene il colore in modo che tutti i componenti sono ben miscelati. Adesso ne metto un po' insieme alla polvere. Io ho messo circa 2 cucchiai di polvere Magic Star con 250 grammi di pittura. Mi basterà per fare tutta la prima mano e sarà molto coprente. La seconda mano, come vi dicevo, la farò poi con un colore a contrasto, molto più scuro. Giro bene, in modo bello omogeneo, e cerco di far sì che questa bella pasta cremosa diventi un tutt'uno. Non sarà una mousse troppo forte, sarà comunque bella fluida, perché mi serve comunque avere una matericità nella stesura, ma non una stesura troppo grossolana. Come vedete, con questo bel pennellone riesco a creare una pennellata bella, voluttuosa e coprente. Magic Paint per questi utilizzi è fantastica, perché ha una stesura proprio eccezionale. Le vernici fluide, vellutate, lisce non sono la stessa cosa, non darebbero rilievo a questa bella struttura del mobile. Invece la matericità della Chalk Paint, della vernice gessosa, guardate come cambia tutto. È proprio un'altra cosa, perché rende il tutto venoso, curato, reale. Ecco, sembra veramente una pittura reale dell'epoca. Ora stendo una mano dappertutto, su tutti i laterali e sulla parte anche superiore della cassettiera, dappertutto, una bella mano di Rocher ovunque. Non mi preoccupo assolutamente del fatto che ci siano delle imperfezioni, perché saranno la mia forza. Una bella mano di Rocher su tutta la struttura, già che metto volto. Sembra quasi più pulito, purificato, anche se potrebbe sembrare molto banale, perché sapete che io non sono più tanto per i mobili chiari, puri. Amiamo un pochettino più di personalità col colore. E proprio per questo sul piano superiore metteremo questo decoupage bellissimo della linea Temali che si chiama Flora. Flora è proprio il nome di questa bellissima ragazza
che mi ha stregato e ho detto, beh, su un mobile portagioie o portagioielli cosa mettere di più se non un bel viso femminile? E quindi lo metteremo sul piano superiore, che sì, magari in alcuni punti sarà anche coperto dall'oggettistico e dal resto, però sicuramente così dirompente, così tanto colorato, sicuramente aiuterà. Quindi lo applichiamo utilizzando il nostro protettivo satinato. Cerchiamo di centrare la parte centrale proprio del mobile, ma tanto poi dopo sarà mitigato, decapato ai lati, sarà molto carteggiato per far sì che non si veda il bordino del decoupage. Per applicare il decoupage stendo il protettivo, quindi sì, il protettivo sarà il collante. Lo metto quindi sotto il decoupage e sopra il decoupage, ma lo devo diluire. Questa è la densità che voi avete del mio protettivo satinato, quindi vedete che è leggermente biancastro e lattiginoso. Mettiamo più o meno un 20%, però sapete che l'acqua dentro il protettivo la dovete pesare proprio solo se avete delle problematiche, altrimenti non vi preoccupate perché non va a inficiare la protezione. Mal che vada, se vi sbagliate, mettete un po' troppa acqua, potete sempre dare una seconda mano. Noi appunto useremo la tecnica di mettere il protettivo sotto, soprattutto perché avendolo diluito va a impregnare bene il decoupage e lo rende proprio un tutt'uno con la superficie. È molto difficile poi togliere via i decoupage dalla paint, vero? Sì, Una volta che decisamente. tu parti non è che sverniciando, carteggiando viene via così facilmente, perché il protettivo diventa un tutt'uno con il foglio del decoupage. Mettine pure ancora. Per questo motivo a volte mi dite, ma posso usare la colla, posso usare un'altra cosa? Ma fidatevi, una volta che fa bene i grip, e quindi a modo di asciugare bene bene bene, lo togli facilmente, anzi rimane lì. Vedete, io ne metto un po' per volta perché voglio far sì che il protettivo inglobi bene 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 l'acqua. E dopodiché procediamo con l'applicazione. Questo barattolo era nuovo, quindi bisogna ancora diluirlo tutto. Per applicare il protettivo sulla base uso un pennello qualsiasi. Adesso io qua ho l'architetto e uso lui. È chiaro che la base deve essere bella spessa. Tu Emma inizi col decoupage, lo prepari Sì. così non asciuga. Bisogna essere un pelino veloci, quindi nel momento in cui si è steso il protettivo, e bisogna stenderlo un pelino spesso, si procede immediatamente poi con l'applicazione del decoupage, che potrebbe essere poi necessario anche, diciamo, riapplicare a volte il protettivo, nel senso che noi partiamo, lo mettiamo, se vediamo che nel momento in cui applichiamo il decoupage, il protettivo è già stato un attimino assorbito dalla superficie, possiamo anche rimetterlo leggermente. Io nella parte centrale enfatizzo e ne metto ancora un po', tanto non è un problema se ne metto di più, tanto viene uno assorbito dalla carta e due servirà anche sopra, quindi non mi interessa se ne metto un po' di più. Così va bene? Sì, perfetto. Ok, applichiamo bene una parte e poi dopo facciamo la seconda. Iniziamo ad inumidire il decoupage che per essere bello bello aderente deve essere proprio pieno di protettivo. Guardate i colori come cambiano e come diventano più vivi. Non vi preoccupate delle grinze perché nel momento in cui noi lo abbiamo inumidito poi lo tiriamo su e poi lo riappoggiamo. Questo proprio perché il materiale di questo decoupage è innovativo ed è talmente resistente, vero Emma? Sì, molto. Che non ci preoccupa, anzi. Quindi noi possiamo tranquillamente, guardate, sollevarlo. Tienimelo, grazie. Io nel frattempo sotto do ancora una passatina di protettivo, ma così, Ok. se per caso se l'è già assorbito un po', lo rinumidiamo, perfetto. E ora lo facciamo di nuovo scendere. Tienimi il lembo. Tienimi sul lembo, grazie. Lo facciamo di nuovo scendere. E voilà. Un po' come se stessimo attaccando con una spatola una carta da parati. Dobbiamo cercare di far uscire da sotto tutta l'aria, dall'altra parte anche, facciamo la stessa identica cosa, andiamo su un po' di meno, quindi tieni su, grazie, rimettiamo anche da questo lato un po' di protettivo se è stato già assorbito, in modo che sotto sia bello pieno, e facciamo la stessa cosa anche di qua. È molto importante che voi applichiate questo decoupage utilizzando proprio tanto protettivo, in modo che una volta che è appiccicato non si stacca più. Sì, il trucco è quindi metterlo bene, inumidire molto, non aver paura
di rovinarlo, anche perché, guardate, adesso io non lo toccherò più e guardate i colori come sono belli, vivi, accesi, forti. Non si è rovinato, non si è usurato, non vediamo la carta che si logora, anzi è molto molto vivo. Chiaro è che se voi tirate su, giù 20 volte, magari si rovina. Quindi mi raccomando, un pennello, io oggi ho usato questo apposta per farvi vedere che anche con un altro pennello viene bene, ma ovviamente con lo spalter apposito faccio una pressione perfetta e viene ancora meglio. Se non ce l'avete, usate anche un altro pennello, ovviamente questo è ottimale per questa realizzazione. Il decoupage adesso lo lascio asciugare naturalmente, non posso forzare con il phon perché deve seccare ed essere assorbito dalla superficie, proprio per essere un tutt'uno con la superficie. E che cosa faccio? Trucchettino. Quando si tratta di volti, di visi e di cose molto delicate da, diciamo, abbinare, quindi da far ricomporre, potete anche aspettare che il primo foglio sia asciutto per mettere il secondo. Che cosa vuol dire? Che se il primo foglio ritira leggermente perché la superficie se lo assorbe, il secondo poi dopo non avrà questa antiestetica righettina. Quindi io inizio a stendere il Nuit Parisien su tutta la struttura e aspetto che il decoupage tiri e asciughi bene per mettere il secondo foglio. Usiamo il Nuit Parisien perché voglio proprio dare un'impronta molto industriale ma anche un po' chic a questa bella cassettiera, è la sua anima industriale, quindi non possiamo toglierla. Utilizziamo un pennello architetto perché va bene negli angolini, ma stende anche in modo materico perché ha una setola in crine e quindi è perfetto per questa stesura. Puro ovviamente e una mano, due non servono. Il decoupage è iniziato ad asciugare. Cosa vuol dire? Che superficialmente non si nota più la lucidità del protettivo bagnato, ma inizia a essere ad assorbito e inizia ad asciugare. Però appunto qui siamo all'ombra, oggi non fa neanche particolarmente caldo, quindi ci vorrà un pochettino di più. Ma è ora di iniziare a mettere il ricongiungimento perché ha già tirato quello che doveva fare, doveva tirare. Io prendo un po' di protettivo e come prima creo una base bella umida. Sapete che se c'è bisogno poi rinforziamo la base umida, proprio perché deve essere al massimo aggrappante, e vado ovviamente anche a sovrapporre un pelino i due lemmi. E voilà. Iniziamo a metterla, ma tanto quasi sicuramente Emma poi sarà da tirare su e ricollocare, proprio per evitare. Allora, forse un pelino, perfetto, un po' troppo, benissimo, cerchiamo col dito di avere la sensibilità di andare il più possibile vicino, perfetto. Ora, l'importante è far aderire bene la giunzione, cerca di avvicinare il più possibile, inizia ad inumidire. Ora, come vi dicevo prima, facciamo una prima stesura di protettivo dappertutto, poi sarà sicuramente necessario rialzare e riabbassare, prima da una parte e poi dall'altra, ma fatelo sempre quando la carta è bella umida, perché lo spessore di questa carta ce lo consente, è proprio stata studiata apposta per essere lavorata con, vero, una bella umidità. Quindi facciamo metà, poi prima sotto tu. Brava, quindi su fino a metà. Sotto come sei? Hai bisogno? Un pochino lo metterei. Ok, vai ancora un po', bravissima. Quindi reinumidiamo la parte sottostante perché se è bella umida attacca ancora meglio. Vai, ti aiuto. 1. Perfetto. E anche di qua. Togliamo tutta l'aria che potrebbe essersi formata al di sotto nel decoupage. E voilà. Ora da qui
rialza pure e rimetto un po' sotto, ancora un goccino, perfetto così, basta. Ok, ne prendo ancora e voilà, finito. Facciamo asciugare bene in modo naturale. Adesso è importante capire che se vogliamo che il viso sia perfetto deve asciugare bene in modo naturale. Quindi finite di controllare che non ci siano imperfezioni. Io qua sul lembo centrale metto ancora un goccino di protettivo proprio perché voglio che sia bello e bello attaccato. Controllo che non ci siano brutte velature, liscio leggermente la superficie col pennello così e voilà. Non vado in questo momento a ripassare il protettivo sull'altro lato perché è ancora umido e sta ancora asciugando. Faccio solo questo per togliere via lo scalino del protettivo che ho appena messo. A posto, lasciamo asciugare bene bene, piano, lentamente, in modo che il viso ricongiunga. Il decoupage sta finendo di asciugare in profondità, quindi non è più appiccicoso e la polvere che noi stiamo per fare non assorbirà. Abbiamo due alternative: se non volete far alzare la polvere perché siete in casa e non volete sporcare, passate prima il panno umido e poi fate il lavoro che sto facendo io. Io non lo faccio perché questo passaggio mi va ad allisciare troppo la superficie. In questo momento io voglio un qualcosa di molto più grezzo. Quindi tenete a portata di mano spugne abrasive di diverse grane, quindi la più liscia, la media, magari non la grossa che gratta troppo, e delle spatole, perché queste vi aiuteranno ad avere un'usura anche laterale molto bella. Io parto con questa spugna abrasiva qui, che è la media, però non fatevi ingannare, è una media già usata, vuol dire che gratta un pochettino di meno di una media normale. E vado ad evidenziare un pochettino i bordi e anche le parti molto scrostate. Il bello non sarà solo la maniglia o le bordure, ma i punti in cui sotto c'è tutta questa base molto rovinata, ed è quello che a me oggi giova, fa la differenza, ok? Tu mi aiuti a fare la stessa cosa sul lato? Hai voglia? Beh, ovviamente la maniglia è bellissima. Diamo ovviamente anche un'improntina a questa parte qua, che è la parte dell'etichettina che metteremo dopo io e Emma. E qua, guardate che bello, quando si va a mettere in rilievo la parte sottostante. E sarà sempre diverso, guardate. Togliendo la polvere resta la tonalità di colore perfetta. Guardate che bella, guardate che modifica prima e dopo. L'usura è venuta fuori benissimo. Continuiamo. Il mobile è stato tutto decapato e la parte sotto mi piace tantissimo. Sì, molto. A te? Sì, molto. Dovremmo poi lavorare sulle etichettine, Esatto, per mettere i numeri, però mi affido. Ora invece la parte un pochettino più laboriosa, che ovviamente è a vostro piacere se imitarlo o meno, però noi sapete com'è, vi insegniamo la tecnica, vi insegniamo tutto quello che va fatto e non va fatto, poi dopo siete voi a renderlo perfetto sul vostro mobile, magari anche cambiando decoupage, non è detto che questo vi piaccia. Il segreto per far sì che il ritocco pittorico che noi adesso faremo tutto intorno a questo mobile venga veramente bene è togliere il leggerissimo dislivello che c'è tra il decoupage, che è completamente aderito perché non l'abbiamo applicato ieri, poi l'abbiamo fatto asciugare bene tutta la notte. Adesso siamo tornati al lavoro e facciamo questa cosa. Sì. Quindi, levigatrice, hai messo una carta molto fine? Sì, una 2,40. Ok, andiamo a togliere via questo leggerissimo dislivello appunto che c'è tra il legno del mobile e il decoupage. Non mi preoccupo se vado ovviamente a togliere via un po' di colore, perché tanto può essere ripristinato con le sfumature di colore. E poi mi inizio a divertire coi pennellini per iniziare a fare tutta la sfumatura, la cornice. Grazie. Io uso la levigatrice, la mia levigatrice non ha il filo ed è bellissima, provatela.
Il bordino del decoupage non c'è più ed è bello bello liscio e aderito alla superficie. Parliamoci chiaro, non è che tutte le volte che dovete usare un decoupage dovete fare tutto questo trigomiro che faccio io. Io oggi lo faccio su questo mobile perché voglio insegnarvi a fare un ritocco pittorico con i colori Magic Paint intorno alla figura e per far sì che non si capisca dove inizia e dove finisce il decoupage. Ma ci sono un sacco di metodi anche molto più moderni e contemporanei di utilizzare il decoupage, perché è vero che è una tecnica un po' vintage, ma utilizzata bene con i nuovi decoupage di oggi, che sono bellissimi, colori meravigliosi, carte ecologiche molto resistenti e con delle texture e delle finiture molto molto moderne, diventano pazzeschi. Quindi potete anche semplicemente prendere i decoupage, foderare per esempio le antine quando sono lisce e andare a catterare nel bordo. In questo caso non avrete bisogno di dover fare tutto quello che sto facendo io. Io lo faccio anche perché il decoupage è un po' più piccolo, se vedete, del bordo del mobile e non mi piace questa cosa antestetica, sembrerebbe un francobollo messo sopra il mio mobile. Quindi mi raccomando, ricordatevi che sul canale Elisa Magic Paint ci sono un sacco di tutorial e abbiamo già utilizzato i nostri decoupage, sia quelli delle lineette Malì che gli altri che sono in vendita sul sito Elisirom e dai rivenditori Magic Paint, per fare tanti restyling, tanti tutorial. Quindi se volete vedere come si utilizza il decoupage in modo più moderno, andate a cercarvi il video giusto. Allora, noi adesso faremo un primo colore un po' più chiaro per fare una base, perché si lavora, diciamo, più livelli, su più livelli, su step di tonalità. Quindi da qui in su faremo una prima trasportazione del colore più chiara, creandolo, e da qua in giù un po' più scura, così c'è una base fusa, in modo che poi si vada a lavorare con diverse tonalità, anche qui miscelando sempre i colori Magic Paint con diverse schiariture o scuriture per andare a far sì che ci sia tutto il necessario per non far notare all'occhio umano dove inizia e dove finisce il decoupage. Allora, abbiamo preso un piccolo contenitore, qua dentro mettiamo un po' di Rocher che vado a scurire leggermente con il vintage. Ovviamente si fa anche un tentativo, non è che è sempre buona la prima, grazie. Ma è importante capire che senza tentativi non si va da nessuna parte, però i colori Magic sono fantastici, tranquillamente riproducibili all'infinito e tranquillamente miscelabili e quindi voi potete trovare la tonalità giusta. Mi metti ancora del vintage che sicuramente non basta. Ricordate anche che i colori, nel momento in cui sono umidi, bagnati, appena stesi, hanno una luminosità e sono più chiari, nel momento in cui invece asciugano diventano un pochettino più profondi e scuri. È anche importante ricordarsi che noi non finiamo solo con il colore traslato sul mobile, ma utilizzando poi alcuni metodi di anticatura andiamo a rendere la base veramente spettacolare. Ho creato la tonalità che si avvicina moltissimo a quella di base. Ricordatevi, è un inizio, può sempre essere modificata in tantissimi modi. Io ora inizio a picchiettare e ad avvicinare il più possibile la tonalità. Non andate troppo su toni scuri perché vedrete poi tra qualche istante che continuando con questo restyling imparerete anche come andare poi ad anticare e quindi a rendere ancora il più possibile simile la superficie alla base del decoupage. Quindi se voi scurite troppo il colore poi sarà troppo scuro il tutto. Quindi ora iniziamo piano piano picchiettando a dare una prima passata, sicuramente mentre asciuga andremo poi a dare una seconda picchiettata per dare più totalità. Non dovete andare a creare spessore tra il colore e il decoupage, quindi mi raccomando lavoratevelo, prendete piuttosto anche un panno e fate questo lavoro qua in modo che non ci sia lo scalino tra il punto in cui voi colorate e il punto in cui parte il decoupage. Questo è un passaggio molto importante perché fa sì che poi non si noti la differenza. In alcuni punti sarà necessario renderla un pelino più aranciata, come qui. In altri punti sarà necessario invece renderla più marrone. Ogni punto è differente, quindi pian pianino si andrà poi a lavorare la base. Abbiamo scurito leggermente il colore già utilizzato mettendo un goccino di vintage e un goccino di beautiful che è il nostro pesca. Adesso sempre con la stessa tecnica di prima
Andiamo a picchiettare. Sicuramente qua sarà molto più scuro, ma sta a me, tra poco, andare poi a beccare la tonalità esatta. Vedete che le due tonalità devono quindi tutto fondersi nel laterale per poi andare a lavorare anche sulla struttura di base. Questo marrone rossiccio lo creeremo insieme tra un po'. Io e Emma abbiamo fatto un primo test perché prima guardiamo se ci piace per poi proporla a voi, perché non sapete quante volte noi cambiamo in corso d'opera, tante, ed è giusto così. Abbiamo creato nella mia tavolozzina di plastica 3 tonalità. Royal Green con un po' di Nuit Parisienne, Lucky Forest con un po' di Nuit Parisienne, Olivia con un po' di Nuit Parisienne. Entrambi sono stati scuriti con un goccino di Nuit Parisienne che è il mio nero. Li ho scuriti con il nero per un motivo semplice, non è un nero usuale, è un nero molto particolare con una grande tendenza al marrone e al verde e quindi ha scurito senza rendere fredda la tonalità, anzi l'ha scurita scaldandola. Ora lavoriamo in questo modo, siccome in gran parte del decoupage ovviamente non c'è una continuazione ma dobbiamo inventare anche dove mettere le foglie, passo io prima con un colore più chiaro. Do la base, lo sfondo, dopodiché passa Emma e vedrà lei se passare un po' di Lucky Forest o un po' di Olivia per fare le venature della foglia. Uno dei trucchi più belli che io ho studiato in questi anni per far sì che il decoupage sembri veramente realistico e veramente fatto a mano è andare poi a riportare il colore che è stato utilizzato per fare la nostra sfumatura intorno anche nel dipinto del decoupage, e quindi io spesso prendo un po' di colore come sto facendo adesso e vado a traslare la tonalità anche sulle le foglie già preesistenti. Questo decoupage è veramente facile, provatelo perché come vedete già lui ha una pittura, cioè è stato creato con delle pennellate molto grosse materiche, quindi è molto facile andare a fare questo tipo di lavoro e dettaglio. Vi assicuro che questo piccolo passaggio farà sì che il decoupage sembri veramente, veramente fatto tutto da voi a mano. Ovviamente questo passaggio che sto facendo adesso io lo faremo con tutti i colori delle foglie per rendere il più possibile il tutto vero. Allora Emma, tu continui qua perché sì. Emma è già partita, vedete queste foglioline qua le ha già scurite con un goccino di Lucky Forest, vero? Metterei anche l'olivia se serve, sì. Quindi questa è la foglia prima, semplicemente con il Royal Green leggermente scurito. Questa è la foglia dopo, dove nel Royal Green è già stata messa una sfumatura di Lucky Forest. Ci fai vedere come si fa, Emma? Sì, semplicemente ora vado ad aggiungere dell'olivia, vado a tirare semplicemente delle pennellate e poi con un pennellino asciutto vado a sfumare in modo che rimanga omogeneo. Se serve rimetto un po' di scuro e sfumo di nuovo. Questo ragazzi è un mobile dove si crea veramente un'opera d'arte, non solo un mobile normale, quindi metteteci il tempo che dovete metterci. Io qua intanto vado a creare le foglie perché non ci sono, ma voglio creare uno sfondo, quindi io col colore puro, perché voglio che copra molto bene, inizio a fare una prima passata con un pennello più tozzo, disegno le foglie a Emma e poi lei passa dietro a rifinire il tutto. Possiamo anche crearle noi le foglie, dove non ci sono, e andare proprio a disegnare sopra il decoupage. Non dobbiamo aver paura di questo. Metto qui un goccino di nero a cui aggiungo anche del marrone e un goccino impercettibile di acqua. Questo lo faccio perché a volte c'è bisogno di fare il tronchettino della foglia, vero Emma? Sì, esatto. E questo ci aiuta a creare anche su misura il tronchettino della foglia. Quindi un po' di marrone. Ti metto proprio un goccino di acqua. In questo caso per fare questa aggiunta di acqua metto una seringa comune, ci metto qualche goccia.
per evitare che sia troppo liquido, e lo giriamo piano piano. La nostra missione di oggi è far capire alle persone a casa che non devono aver paura di provare e di creare. Non devono aver paura di osare, di provare, di creare, di dipingere, perché spesso la pittura fa un po' paura, no? Soprattutto sui mobili. Anche qua c'è ancora questa parte che poi Emma mi finirà, però abbiamo coperto quel punto prolungando. Faccio ancora una foglia qua. È arrivato il momento di incerare. Devo incerare bene con la cera protettiva perché abbiamo fatto tantissimo lavoro di ricostruzione su questo decoupage. Guardate da vicino i dettagli. Abbiamo ricostruito i fiori mettendo un po' di colori Magic Paint un po' dappertutto. Siamo andati anche a ritoccare pochissimo il lembo del labbro per renderlo più love con il nostro rosso. È importante capire che adesso ne andremo a fare ancora 2 passaggi, la protezione e poi la cera anticante. La cera anticante dona al decoupage una patina leggermente antica, impolverata, vintage. Secondo me è quasi fondamentale con il decoupage, a meno che non sia un decoupage in stile molto lineare e moderno. Lo stendo su tutto, la cera, quindi sia sul decoupage la parte superiore che sotto. Pennella apposta per la cera, mi raccomando. E voilà. Io ho finito questo ritocco pittorico ieri sera, quindi sono strasicura che i colori siano belli, asciutti e non siano più umidi, quindi sono tranquilla nello stendere la cera. Ricordate sempre che deve abbracciare tutta la superficie, quindi sia orizzontale che verticale la stesura. Guardate il nero come viene fuori col passaggio della cera, la tonalità si ravviva, prende proprio una dimensione tutta sua, la tonalità, i pigmenti vengono molto idratati dal passaggio della cera, quindi mi raccomando non giudicate mai il colore quando non è ancora protetto dalla cera, dal protettivo e quando non è ancora stato steso bene e asciugato per bene, perché comunque anche la cera e il protettivo cambiano molto quando asciugano. Guardate qui questo punto in cui ci sono tutte le anticature, come vengono messe in evidenza ancora di più con un tono più forte e grintoso grazie alla cera. Io ho un po' la fissa per questi dettagli perché adoro queste piccole placchettine antiche, originali, vintage, quelle nuove, moderne, le riproduzioni non tanto, io amo il naturale, l'originale. E Emma mi ha creato queste etichettine su cartoncino già ingiallito, quindi già giallo, per dare un'idea ancora più di antico. Io amo la scrittura corsiva e mettiamo un numerino in ogni cassetto ed è una cosa che io proprio adoro follemente. Ovviamente ne abbiamo già ritagliato al massimo il cartoncino, ecco qua. Ma forse c'è bisogno ancora di una rifilatura sotto perché non è centrato. È bello che il numero sia perfettamente centrato, quindi lo modifichiamo e lo tagliamo ancora leggermente sotto. Allora, ultimi tocchi.
una spugna abrasiva, io ho la media, nuova, e vado un attimino a usurare il bordo. Sono un po' emozionata per questo mobile, mi piace tantissimo. Lo usuro perché voglio che sia comunque collegato al piano superiore e al piano sottostante con la tecnica, e quindi è normale che anche la parte sopra deve essere un pochettino vintage e usurata. Però non troppo, vado giusto a fare questo lavoro sul bordo, dove io e me abbiamo lavorato tantissimo, anche qua. Non importa se avete già passato la cera, tanto comunque l'usura si può fare comunque. Anche qua. E faccio così su tutta la superficie. Questa cera è eccezionale, è la cera liquida ed è perfetta per anticare patine materiche, anticare decoupage, ma soprattutto per tingere legni grezzi. Quindi se avete il dubbio su quale cera comprare, provatela, perché è veramente un passo avanti a tutte. Giratela bene perché è molto pigmentata, i pigmenti, come sapete, nelle parti liquide tendono un pochettino a dividere, quindi la miscelate per bene, pennello molto morbido, e vi tenete pronti anche 2 pannettini, uno asciutto e uno umido. Questi vi aiuteranno ad anticare al meglio. Vedete voi come anticare la superficie, se fare passaggi come questo, se picchiettare, passaggi tondi, non c'è una regola in questo. Vedete voi come rendere la superficie perfettamente anticata, ma questo è uno dei passaggi che renderanno il restyling ancora più autentico. Io prima di tutto stendo un velo su tutta la superficie per dare la tonalità giusta di anticatura, e poi tra un po' creerò delle sfumature di colore differenti, perché andrò, quando si asciuga, quindi con il pannettino più asciutto, andrò anche piuttosto ad aiutare, se vedo che ci mette un po' di più, a modificare i laterali. Quindi in alcuni punti andrò a sfumare mettendone leggermente di più, in altri meno. È importante fare sempre questa cosa con un panno che sia già leggermente sporco di cera e andare a mitigare questa situazione. Quindi non dovete essere troppo netti nella stesura della cera, ma dovete andare a miscellare i colori, a massaggiarli. Poi faremo ancora un passaggio, l'ultimo, che antichizza ancora leggermente, con la seconda cera, la Noir Clair. Ultimo dettaglio, con pennellino da stencil, un po' di cera Noir Clair, che è la più chiara, scolo appena, e faccio un po' di moscatura. Vado ovunque, vado anche sul viso e faccio cadere queste piccole pagliuzze con la cera che tanto adoro. Devono essere piccoline, non devono essere macchioloni, perché altrimenti vanno proprio a incupire il viso, però pochissime. Guardate come cambia, perché rende la superficie molto più anticata. Anche questo restyling È finito. ci abbiamo messo un po' a farlo, non vi indoriamo la pillola, non ci abbiamo messo 2 minuti. Abbiamo iniziato in mattinata, poi dopo abbiamo proseguito nel secondo giorno e questa mattina abbiamo finito. Sì. Diciamo quasi 2 giorni di lavoro per noi. Ma perché? Perché è stato importante far asciugare bene tutti i vari passaggi, quindi la prima parte materica, la seconda parte del colore, prima di decapare, prima di fare tutto il decoupage e farlo assorbire bene, asciugare bene. Questi passaggi sono veramente facili, ma se voi date il giusto tempo di asciugatura a tutti i passaggi. Il decoupage si può fare bene, retocco pittorico, decapando, carteggiando i bordi, solo se asciuga bene. Quindi non vi consiglio di farlo e velocizzare con il foam, non è questa la tecnica giusta. A me piace tantissimo, sono contenta, sta molto bene anche nell'ambito. Avevo un po' paura perché questo nero a volte in casa mia non sta molto bene, però sono molto felice di come sta adesso e non vedo l'ora di riempire tutto quanto con i miei gioiellini di bigiotteria, metterò gli orecchini, le mie cose, ma sicuramente lascio tutti i cassetti in fondo per Rosa perché almeno sono più pratici, per lei ci arriva e può riempirlo con le sue cose. Sì, perché non potrei riempire tutto da sola. Allora scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto e provate, perché il ritocco pittorico sul decoupage è veramente una bellissima tecnica e questi decoupage di tema Lideco sono veramente spessi, resistenti. Avete visto la tecnica? Abbiamo messo l'aggrappante, che sarebbe il protettivo, sotto, tirato su e di nuovo giù, non si è rotto, quindi molto facile anche la stesura. Esatto. E spesso è importante capire che è meglio far passare un po' più di tempo e mettere un po' più di protettivo, proprio per far sì che le pieghe se ne vadano e che in automatico si stenda da solo. Vero? Vero.
È stato bello. Devi dire qualcosa a casa, qualche consiglio sulle tonalità, colori, qualcosa? Di provare. Tenetevi barattolini piccoli e provate perché è facile, non è difficile. Assolutamente, e se volete scurire ricordatevi sempre che il Nuit Parisien per tonalizzare e spegnere un po' le sfumature è perfetto. Come vedete abbiamo scurito quasi tutti i colori con il Nuit Parisien e il risultato è perfetto, anche di legatura tra il mobile, la struttura e la parte superiore, li ha legati tutti i colori. Sì, esatto. Mi raccomando però iscrivetevi al canale perché contenuti come questi sono fruibili, supportabili, soprattutto se ci sono tanti iscritti al canale. Elisa Magic Paint, ciao! Ciao!